Ciao a tutti, oggi in questo breve tutorial vedremo come presentare un sito web. A volte capita di doverlo fare per un progetto scolastico, per un esame universitario e magari siamo a corto di idee. Vediamo un po' come si fa una presentazione tecnica che sia abbastanza piacevole per chi ci ascolta, ma sia anche piena di dettagli tecnici che fanno sì che chi vi ascolta, diciamo, capisce che non siete improvvisati. In particolare oggi vedremo come presentare un sito web di tipo e-commerce, ma molte delle cose che diremo potrebbero essere riutilizzate anche per siti web di altro tipo. Il sito che utilizzo come riferimento è un sito che ho adattato da una mia studentessa, Alessia, che aveva avuto questa idea di creare un e-commerce sui cibi del futuro, ad esempio tipo insetti, meduse, alghe oppure cibi stampati in 3D. Ok, partiamo. Innanzitutto, nel presentare un sito web di tipo e-commerce, chiariamo di che tipo di e-commerce stiamo parlando. In particolare, il nostro sito è un sito di e-commerce B2C, ovvero business to consumer, il caso in cui l'azienda vende direttamente al cliente finale. Esistono poi altri tipi di e-commerce come il B2B e il C2C che non vedremo in questo caso. In questo caso il nostro sito è di tipo B2C. Cominciamo la presentazione dalla home page. Ok? La home page ha delle sezioni ben definite. In particolare in alto troviamo il nostro header che contiene marchio e logo dell'azienda. Questo marchio è ben visibile e rappresenta la nostra ancora di salvataggio nella navigazione del sito. Poi abbiamo la barra di navigazione in cui ci sono i link a tutte le pagine principali del nostro sito. Home, chi siamo, prodotti, contattaci, sono abbastanza standard come pagine di un sito. In seguito abbiamo nella sezione centrale, nella sezione principale, l'elenco delle categorie dei prodotti, oppure potremmo avere anche la vetrina con i prodotti in evidenza. Infine abbiamo il footer o piedipagina che contiene lo statement di copyright o informazioni di contatto rapide. Vediamo poi le diverse sezioni del sito, oltre alla home, in cui abbiamo le categorie in questo caso, abbiamo anche la sezione chi siamo, che contiene una breve biografia della nostra startup, la mission aziendale, poi abbiamo la pagina dei prodotti, che contiene tutti i nostri prodotti, la sezione contattaci, in cui il cliente attraverso un form di contatto può direttamente contattare l'azienda per richieste o per altro tipo di informazioni appunto. Poi abbiamo altre due funzionalità fondamentali in un sito di tipo e-commerce, ovvero il carrello e la ricerca. Queste due funzionalità sono ben visibili attraverso le icone di carrello appunto e le icone di ricerca. Ok, concentriamoci ora su queste due funzionalità, il carrello e la ricerca, che sono funzionalità tipiche e fondamentali di un sito web di tipo e-commerce. Perché? Perché un sito web di tipo e-commerce ha come obiettivo principale quello di vendere e affinché si possa vendere ricordiamoci sempre che l'utente deve essere al centro del processo aziendale. Intanto gli si permette di avere sempre a disposizione il proprio carrello della spesa. Ok? Il carrello della spesa in particolare ha sicuramente il nome, la quantità, può avere anche il prezzo. Soprattutto c'è la possibilità di eliminare i prodotti o
eventualmente concludere il processo di acquisto ordinandoli. Ad esempio, se io voglio, in questo caso utilizzo il pulsante elimina e correttamente il sito mi dice che a un certo punto non ci sono elementi nel carrello. Ovviamente tale dinamicità è data dal fatto che in questo caso abbiamo utilizzato tramite il codice PHP un'interazione fra il sito web e il database sottostante, e il sito appunto si aggiorna dinamicamente con le informazioni prese direttamente dalla base di dati sottostante. Ok? Adesso continuando a navigare, ad esempio potrei voler cercare tutti i tipi di prodotti stampati in 3D. Allora utilizzo la casella di ricerca e scrivo 3D, clicco su cerca e mi compariranno appunto tutti i prodotti in 3D con il prezzo. Come fa a comparire tutto ciò? Ovviamente attraverso una query fatta in SQL sul database sottostante. Adesso ho il mio prodotto, lo aggiungo al carrello, ok? E come vedete correttamente il sito mi riporta al carrello e mi permette di andare a gestire le informazioni del carrello. Ok? Un'altra possibilità che ho per cercare i prodotti potrebbe essere quella di navigare fra le categorie. Ad esempio ritorno sulla home page e clicco sulla categoria meduse e alghe. Qui ho la carrellata di tutti i prodotti. Se vedete, per ogni prodotto ho la descrizione e la possibilità di aggiungere al carrello. Ok? In questo caso anche qui l'utente ha a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per poter andare a completare il suo acquisto. Clicco su aggiungere al carrello e anche in questo caso il sito mi permette di andare al carrello, visualizzare il prodotto con la quantità. Ok, l'ultima funzionalità è quella dei prodotti. In questo caso ho un elenco di tutti i prodotti con la disponibilità, il prezzo e la quantità. Anche in questo caso io faccio una ricerca sul database e visualizzo tutte le informazioni prese direttamente dalla base di dati sottostante. In questo modo se un prodotto viene aggiunto al nostro catalogo basta, è sufficiente cambiare solamente la base di dati e non cambiare il sito. Ok? Il grosso vantaggio dei siti dinamici è questo. D'accordo. Ci potrebbero essere anche altre informazioni, o meglio altre funzionalità che potrebbe fornire il sito. Nel caso in cui le avete implementate è bene anche andarle a descrivere. Ad esempio ci potrebbe essere la funzionalità di registrazione, il login, le funzionalità di checkout, oppure i vostri prodotti poi potrebbero essere visualizzati attraverso il microsito, quindi ci potrebbe essere un microsito dedicato ad un singolo prodotto. Ok, va bene. Per chiudere riepiloghiamo le tecnologie utilizzate per questo sito. Ok, abbiamo utilizzato chiaramente l'HTML di base per strutturare le nostre pagine. Abbiamo utilizzato il PHP per realizzare l'interazione con il database, in particolare con un database SQL. Quindi anche le query sono state fatte in SQL.
E infine abbiamo utilizzato i fogli di stile in CSS per far sì che il sito potesse avere un look and feel unico, ovvero la grafica del sito potesse essere la stessa per tutte le sezioni. Ok? Questo è facile accorgersi di questo andando a navigare sul sito, come potete andare a vedere, diciamo, anche se sono pagine diverse, il sito non cambia, la struttura non cambia. E questo è realizzato ovviamente attraverso il CSS, che ci permette di slegare la grafica dal contenuto, e quindi in futuro potremmo anche cambiare grafica abbastanza semplicemente, senza dover andare a modificare il contenuto delle pagine. Va bene,